Chiede un pochino com'è l'avvicinamento a questa ennesima partita da quasi ultima spiaggia, perché insomma la classifica parla abbastanza chiaro, il Milan deve sfruttare l'occasione, tra mille virgolette, di avere questo bonus che si era lasciato indietro mesi fa per provare ad accorciare la classifica, altrimenti rischia davvero di essere molto lontano dalla Juve. Guardate, io a volte guardo, soprattutto nelle ultime ore, la classifica e immagino come sarebbe stata la classifica del Milan se il Milan avesse avuto un percorso normale, non un percorso da prima in classifica, un percorso normale. Perché l'assurdo di questa storia è che tu, nonostante la stagione davvero negativa del Milan in campionato, una media bassissima, ancora sei lì che forse se vinci le partite contro Bologna e Lazio forse riesci ancora a rientrare o quantomeno a rimetterti in corda in questo treno Champions League. Le occasioni il Milan le ha perse, ragazzi, ne ha perse tante, troppe, e non è una partita da dentro fuori, sono tante, e deve fare un po' pensare, no? Perché io oggi ero a Milanello, sono stato lì fino a pochi minuti fa, c'è chiaramente un'area di attesa, non c'è più quella esaltazione, felicità che c'era anni fa, non c'è più quel gruppo granitico che c'era 20 anni fa, ma non c'è neanche quello spogliatoio, quel gruppo coeso e compatto che c'era qualche tempo fa. C'è uno spogliatoio che si chiama Milan che va verso le prossime partite, che sarà un anno di transizione forse, però poteva essere vissuto e gestito anche un po' meglio. So perfettamente, sapete meglio di me, che oggi al tifoso non dico che non interessa molto Bologna, ma voglio vedere un po' più di luce rispetto al Milan del domani. Io Peppe, infatti volevo chiederti che cosa è successo allo spogliatoio del Milan negli ultimi mesi, perché sono settimane che sentiamo parlare di atteggiamento, no? Tante partite sono state magari perse o pareggiate e tanti dicono che è colpa proprio dell'atteggiamento. Volevo sapere tu cosa pensavi appunto della situazione in spogliatoio. Ma io non la penso come chi dice, chi scrive che il problema del Milan è l'atteggiamento. Io penso che ognuno di noi ha l'obbligo, se è a capo di una struttura, di conoscere le caratteristiche del proprio gruppo di lavoro. Io sono convinto che, e non vi sto dicendo che è la cosa giusta, vi sto dicendo quello che penso io possa essere l'atteggiamento giusto. Io credo che in questo spogliatoio serva molto di più la carotta che il bastone, perché Pioli era diventato amico dei calciatori e diventando amico dei calciatori il risultato finale è che aveva estratto il meglio da questi calciatori. È uno spogliatoio che non si offende nessuno e spero che poi non diventi un titolo clamoroso, ma è uno spogliatoio, al momento non vedo un'anima dentro lo spogliatoio. Voi mi direte qual era prima l'anima? Prima l'anima era fondata da Pioli, che si era alleato con Maignan, che si era alleato con gli italiani, che si era alleato con Tonali, con Chessy che parlava poco ma contava tanto, con Giroud e Simon Kjær e Zlatan Ibrahimovic, che avevano riequilibrato lo spogliatoio del Milan. Era uno spogliatoio scanzonato con dei ragazzi che non conosceva nessuno come Saelemaekers arrivati dal vuoto. Era un mix che è diventato incredibilmente perfetto. Non era perfetto, è diventato incredibilmente perfetto. Non era stata costruita per essere la squadra più forte di tutte, poi è diventata la squadra più solida di tutte. Quindi non credo che negli spogliatoi, ragazzi, ma in quale casa non si litiga? In quale ufficio di lavoro, in quale Certo. relazione giornalistica non si litiga? Si litiga da tutte le parti. Credete che nell'anno dello scudetto io conosco 5-6 situazioni di litigi, ma è normale, ma esistono da tutte le parti. È chiaro che poi è come vivi il posto, come le superi, come le affronti. Se le affronti con una cena, se le affronti, io non vedo grigliate, non vedo momenti di riunione tutti insieme la sera che vanno a mangiare la pizza giusto per vedersi in un contesto diverso rispetto a quello di Milanello. Poi magari mi diranno che io sono troppo legato all'idea del passato, però io penso che a volte quelle cose, ragazzi, siano utili, almeno io la penso così. Io penso che in un ufficio, quando ci sono dei problemi, vai a cena, bevi una birra e ti mangi una pizza, affronti con molta più leggerezza i problemi. Il bello è che questo Milan è molto concentrato solo sul campo, su queste regole molto rigide,
però secondo me deve avere anche gli uomini che le interpretano nel modo giusto queste regole. Ma guarda Peppe, ne parlavo anche qualche giorno fa, mi sembra un po' che ognuno guardi al proprio orticello e poco altro, nel senso si va in protezione del proprio piccolo, grande lavoro senza pensare che poi in teoria ci sarebbe un bene comune superiore, ovvero i giocatori che hanno fiducia sì o no nella dirigenza, in questi dirigenti, nell'allenatore. L'allenatore si sente protetto da questa dirigenza, ha fiducia nei giocatori, eccetera, eccetera. La società uguale, ha fiducia in questi giocatori o a gennaio gli mette la valigia, poi gliela toglie, ovvero mi sembra che tutte le 3-4 componenti che ci sono al Milan si guardino, ma non è che proprio hanno questa fiducia incrollabile una con E non l'altra. si può andare a tentativi, ragazzi, Mm. perché ora sta passando il messaggio che il problema del Milan ora sono Maignan, Leao e Teo Hernandez, e quindi si camperà con quest'alibi per altri 3-4 mesi, che finché non si vendono sti benedetti Teo Hernandez, Leao e Maignan, il Milan non risorge. Ma davvero possiamo pensare che 3 giocatori cambino lo spogliatoio del Milan? 3 giocatori che tra l'altro nell'anno dello scudetto sono stati, non so se nella classifica primo, secondo e terzo in ordine sparso, ma sicuramente sono stati nella lista dei primi 5 per rendimento insieme a Tonali e Giroud, credo che siano questi i giocatori, quindi non possono essere diventati all'improvviso dei brocchi o dei crea problemi nello spogliatoio. Credo che si siano sommate una serie di cose. Ne parlavo con il nostro amico comune Carlo Pellegatti. Nelle ultime 6-7 partite, non so se è incredibile, non so se è una coincidenza o non so se è tutto giusto quello che sta accadendo, cioè succedono ogni giorno, ogni partita succedono degli episodi. L'espulsione di Zagabria di Musa in una partita giocata malissimo dal Milan, le sostituzioni, l'espulsione di Teo, la papera di Maignan che pesa per me quanto Teo Hernandez, l'errore di Teo, e poi l'incertezza. Pensateci, ma quante volte voi avete giocato, qualcuno ha giocato a calcio, sapete quanto è complicato fare un autogol come quello che è successo l'altro giorno a Milan? Se voi ci provate 10 volte è durissima, perché su 360 gradi di visuale tu devi andare a colpire ciao nel punto giusto, che la palla va a finire in quei 10 gradi su 360 della porta. Cioè si stanno sommando una serie di cose che io non so se è una coincidenza della sfortuna oppure sono gli astri che poi vanno a un certo punto così. Tornando al tuo discorso, io non so se Orticello o no, so che servirebbe, secondo me era stata un po' sottovalutata questa stagione. Si era convinti di arrivare ai quarti con grande serenità, soltanto perché ti chiamavi Milan, si era convinti di salvarti e fare un buon campionato al Milan futuro solo perché ti chiamavi Milan, e invece non è così. E adesso ritorna a galla il lavoro fatto negli anni dai dirigenti, il lavoro fatto da Stefano Pioli. Io ero uno di quelli che lo difendeva e la gente a volte mi diceva no ma Pioli non è bravo. Ma Pioli, quello che ha fatto Pioli oggi viene agli occhi di tutti. Pioli alle 2:30 del pomeriggio iniziava a fare il dirigente spesso, perché capiva che questi giocatori avevano bisogno della telefonata, della cena, dell'aperitivo, o della chiacchiera, a volte banalmente la chiacchiera, dico cena o aperitivo giusto per fare degli esempi. A volte la testa, l'equilibrio, mica penso che Pioli è l'allenatore più forte del mondo, mica penso che il Milan dello scudetto sia la squadra più forte del mondo o di quel momento in Italia, no, neanche penso. Credo che in quel momento erano pronti ad andare a lottare l'uno per l'altro sportivamente, ed erano, chi c'era, eravamo quel giorno il 20, cos'era, il 23 o il 24 di aprile, eravamo a Roma per Lazio-Milan 1-2, gol di Tonali al 95esimo. Lì potevi vincere o non vincere lo scudetto, ma era una cosa bella il Milan, era proprio una cosa diversa, era tornato il Milan. Ora è un qualcosa che è distante da quel tipo di Milan. Peppe, hai parlato dei 3 di cui si parla forse troppo, ovvero Teo, Leao e Mike. Volevo chiederti, secondo te il loro futuro da cosa passa al Milan? No, ma probabilmente secondo me il Milan non vuole rinnovare né il contratto del primo, né il contratto del secondo, né il contratto del terzo. Questa è la mia personale opinione. E se il Milan riuscirà, secondo me li venderà a giugno. Cosa non semplice, perché vendere non è un'arte, e il Milan di grandi eccezioni, questo Milan ha fatto soltanto Tonali.
vendere, bisogna saper vendere, bisogna creare allure e attrazione intorno a un giocatore. Ora, tutta Europa sa che tu vuoi vendere questi 3 calciatori, e come finirà? Siamo certi che arriva il grande club che convince, anche perché ad esempio Teo Hernandez, se non arriva un'offerta bella, allettante da un posto bello, state sereni che aspetta 6 mesi e firma gratis. Teo Hernandez fra 11 mesi, anzi scusate 10 ormai, può firmare gratis per qualunque altra società. Teo Hernandez valeva 60-70 milioni di euro. Siamo certi che Leao si trova una squadra all'altezza di Leao, o una squadra che spenda dei soldi che vuole il Milan per Leao? Perché per Leao cosa fa? Lo vendi a 30? È impossibile. È tutta una serie di considerazioni che poi tutto passa al campo. Ora ci sono un po' di partite, magari il Milan ne vince 13 su 13, va in finale di Coppa Italia, la vince, e allora cambia. Il calcio è così. Noi stiamo ragionando oggi, cos'è oggi? 25 di febbraio. Poi sapete meglio di me che fra 7 giorni, io mi ricordo quando raccontavamo e commentavamo il Milan ultimi giorni di mercato, pre-derby, era un funerale. Poi il Milan pareggia con l'Inter, fa un grande mercato, un grande finale di mercato, vince con la Roma, vince a Empoli e sembrava la rinascita, e invece non era in realtà una rinascita. L'ultimissima cosa che ti chiedo, Peppe, ovviamente sempre al 25 febbraio, è se ti aspetti l'ennesimo mega ribaltone finale totale globale in primavera, compresi di dirigenti, allenatori, eccetera, eccetera. Di allenatore, continuando così, sì, credo di sì. Anche perché bisogna capire che tipo di contratto ha considerato. Io non sono così certo che abbia un contratto fino al 2026, ma se non mi sbaglio, però sapete che io di cose di mercato non sono molto ferrato, ma credo che mi fido molto dei miei colleghi di Sky che seguono il mercato, credo che abbia un contratto fino al 2025 con opzione a favore del Milan fino al 2026, che chiaramente è tutta un'altra storia. Dirigenti non credo ci sarà un ribaltone, credo che entrerà un direttore sportivo e che Moncada tornerà a fare il lavoro nel gruppo scout. Credo sarà quella, non credo che ci saranno ribaltoni particolari. Però mi potrete dire voi, hai detto niente, allenatore e direttore sportivo, Sì. Per me nell'area sportiva sono le anime più importanti del club, più importanti che esistano. Quindi puoi essere tutto, può essere niente, può essere bianco, può essere nero, cambia tutto con un direttore sportivo e un allenatore che siano compatti, amalgamati, che parlino la stessa lingua, perché poi è importante questo, che parlino la stessa lingua. Guardate la Juve, non è una grande Juve, eppure compattezza totale tra dirigente e allenatore, alla fine sono lì, con le difficoltà, però è un progetto, lo si percepisce. La Juventus è un progetto, non è che la Juventus, nessuno aveva detto alla Juventus che avevano costruito per vincere quest'anno, però è un progetto, squadra molto giovane, quindi tenderanno a migliorare negli anni. Al Milan oggi non mi sembra un progetto, mi sembra una squadra che è stata costruita per vincere e non sta vincendo, e quindi l'anno prossimo si deve rifondare. Peppe, grazie ancora per essere stato qui con noi. Buon Grazie a voi, pomeriggio, alla ragazzi. prossima. Ciao, Ciao ciao, Peppe, grazie. grazie. Salutiamo Peppe Di Stefano di Sky Sport.